Buongiorno a tutti, siamo nel mio laboratorio e oggi ci divertiamo a realizzare un accendimiccia elettronico per rowdy o petardi. Di solito utilizzo questi petardi per tenere lontani i cinghiali dalla mia proprietà. Con questo accendino è possibile anche accendere petardi a sfregamento, come nel caso questo mini cicciolo. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Piccolo disclaimer, i fuochi d'artificio possono essere molto pericolosi e provocare lesioni gravi. Prestate la massima attenzione nel loro utilizzo. Per la realizzazione pratica procuriamoci un piccolo mammut come questo che andremo a fissare su uno slot per batteria a litio 18650. Batteria a litio da 3 Ah. Anzitutto vado a fissare saldamente il mammut sullo slot con l'utilizzo di una vite da 4 mm e il relativo dado. È importante realizzare dei buoni collegamenti ad alto amperaggio perché la corrente assorbita dalla resistenza elettrica che accende la miccia è di diversi ampere. Con l'utilizzo di colla a caldo aggiungiamo un micro switch o interruttore a pulsante che ci permetterà di accendere la resistenza elettrica. Le correnti in gioco sono di circa 2-3 A, ma questo micro switch è abbastanza potente per sopportarle. A questo punto vado ad aggiungere i cavi di collegamento che dovranno sopportare delle notevoli correnti. Ho scelto questo cavo da 1 mm² di diametro che supporta correnti fino a 3 A. È un filo di rame rigido, di quelli utilizzati per i doppini delle linee telefoniche. Questi cavi potete anche spesso trovarli per strada abbandonati dagli operai telecom. Il pulsante non fa altro che interrompere il collegamento al positivo della batteria. Sia il negativo che il positivo convergono sul mammut, al quale sarà collegata in parallelo la resistenza elettrica. Per quest'ultima utilizzo del filo al nickel cromo. Questo filo normalmente lo trovate in asciugacapelli, tostapane, tutti quegli elettrodomestici che si riscaldano. In descrizione troverete il link per l'acquisto. Il nickel cromo ha una resistività il doppio rispetto ad esempio alla costantana, utilizzata per realizzare resistenze di shunt, e quindi si riscalda molto più facilmente. Per il mio utilizzo vado a tagliarne all'incirca 6 cm. Questo filo non può essere saldato, ma deve essere collegato necessariamente attraverso il mammut. In particolare vado a piegarlo dandogli una forma a C per favorire l'accensione della miccia. Per favorire la superficie di contatto aggiungo anche dei pezzettini di strisce a nickel utilizzate normalmente per le batterie a litio. In questo modo il contatto sul mammut sarà molto più efficace e supporterà una maggiore corrente. Una volta inserita la resistenza elettrica, vado ad inserire anche le striscette nichelate in modo da favorire la pressione sui contatti. Così facendo sono certo che tutta la corrente disponibile dalla batteria al litio verrà trasferita a questo sottile cavo di filo nickel cromo. Bene, fatto quest'ultimo collegamento siamo pronti per andare a testare il mio nuovo dispositivo. Inserisco la batteria litio 18650 da 3 Ah e andiamo a schiacciare il pulsante. Il filo diventa incandescente, rovente, e grazie a questa proprietà potrà accendere facilmente qualsiasi tipo di miccia. Come dicevo, l'assorbimento è di circa 3 A, quindi la mia batteria durerà abbastanza a lungo da consentirmi di accendere qualsiasi petardo. Prima di procedere però con una prova sul campo, andiamo a vedere la resistenza elettrica di questo piccolo filo al nickel cromo per verificare l'effettiva corrente assorbita. Con il tester andiamo a misurare una resistenza di circa 0,9 ohm. Maggiore sarà la lunghezza di questo filo, minore sarà la corrente assorbita e quindi minore l'incandescenza. In realtà la resistenza aumenta
quando il filo diventa incandescente e di conseguenza diminuisce la corrente assorbita fino a diventare di circa 1-2 A. Naturalmente, visti i notevoli consumi di questa batteria, questa dovrà essere ricaricata con apposito caricabatterie a litio a parte. Bene, passiamo all'atto pratico. Andiamo a vedere sul campo come funziona questo accendimiccia elettronico. Per l'occasione mi sono procurato qualche petardo a sfregamento e qualche petardo dotato di miccia. Inutile dire che questi fuochi d'artificio vanno naturalmente utilizzati all'aperto e non al chiuso, perciò trasferiamoci all'esterno. Un piccolo petardo con miccia, facciamo la prova, diamo corrente, la resistenza si scalda e la miccia si accende. Seconda prova, ancora un altro petardo con miccia. Bene, stavolta passiamo ad un petardo, un mini cicciolo a sfregamento. Stesso discorso naturalmente vale anche per i raudi. Bene, il mio accendimiccia elettronico con batteria a litio funziona perfettamente, da oggi in poi niente più problemi di vento o mancate accensioni da sfregamento. Finalmente i miei amici cinghiali avranno pane per i loro denti. Grazie a questo accendimiccia elettronico niente più accendini a gas e niente più tavolette di sfregamento. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere like e iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima volta.